Sono Cristina Davi, sono dirigente dell'area di staff di Ater Trieste e sono responsabile per Ater Trieste nel progetto Supershine. Il ruolo di Ater Trieste nel progetto Supershine è quello di sito pilota, uno dei 3 siti pilota di progetto, unitamente a Riga e al sito della Danimarca. E noi siamo, adesso stiamo riprendendo, dal sito di Via Boito, il complesso Ater di Via Boito, che per Supershine è appunto il sito pilota. Che cosa succede nel complesso di Boito? Nel complesso di Boito verranno svolte tutte le attività che sono previste per i siti pilota all'interno del progetto Supershine. Quindi a partire da tutte quante le analisi che sono state fatte di tipo economico-finanziario dell'Università di York, quindi tutte le analisi che ci hanno permesso di scegliere la formulazione di PPP, quindi di partenariato pubblico-privato, più adatta al contesto in cui ci troviamo, un contesto italiano, quindi con delle regole italiane e soprattutto rispetto alle caratteristiche dei nostri edifici. Verranno poi svolte tutte le attività di ricerca dal punto di vista di impatto ambientale dell'intervento che stiamo facendo. Il complesso di Boito ha in questo momento 8 edifici che verranno abbattuti. Verranno ricostruite 7 palazzine moderne, gli edifici attuali sono degli edifici completamente obsoleti, quindi 7 palazzine moderne e rispetto all'intervento che andiamo a fare verranno, anzi sono in corso di esecuzione, tutte le analisi che valutano l'impatto ambientale, il carbon foot dell'intervento che andremo a realizzare. Unitamente a questo c'è tutta la parte invece che riguarda il coinvolgimento della popolazione. Sul complesso di Boito Ater Trieste ha iniziato un percorso, unitamente con gli altri partner progettuali del progetto Supershine, che è un percorso, diciamo così, apripista per Ater Trieste, e quindi un percorso che noi ci proponiamo di rifare, di rimettere in piedi in tutti gli altri complessi che da adesso in avanti andremo a realizzare. Ater Trieste è proprietaria o comunque gestisce più o meno 1500 stabili, 13.500 alloggi. Il 50% di questo patrimonio deve essere riqualificato dal punto di vista energetico. Ecco l'importanza di essere in un progetto di questo tipo che in qualche maniera cambia il modo di operare di Ater Trieste. Quindi nel complesso di Boito è stata iniziata, proseguirà nella giornata di oggi, la progettazione partecipata. Progettazione partecipata che non riguarda soltanto diciamo così, la parte relativa alle aree esterne degli edifici del complesso, ma vuole in qualche maniera coinvolgere tutto il quartiere. Ecco perché la progettazione è stata aperta a tutti gli abitanti del quartiere, a tutte le persone che vivono il quartiere, le scuole, i negozi, i bar, eccetera, tutte le persone che in qualche maniera vivono il quartiere, quindi tutte le persone che noi riteniamo utile che dicano la loro, che ci raccontino quello di cui il quartiere ha bisogno, in termini di spazi comuni, in termini poi soprattutto di servizi, perché ovviamente il coinvolgimento della popolazione riguarda tutti gli aspetti della vita delle persone in questo quartiere. Ater Trieste quindi con la partecipazione a Supershine ha un obiettivo importante che è quello in qualche maniera di trovare soluzioni nuove a problemi vecchi, nel senso che da sempre, insomma, da anni il nostro patrimonio è caratterizzato da una forte vetustà, è caratterizzato quindi da un'inefficienza dal punto di vista energetico che in qualche maniera vogliamo affrontare anche grazie all'attività del progetto, e abbiamo però soprattutto un problema relativo all'inclusione sociale e alla riduzione del rischio di povertà energetica delle persone che abitano negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Edilizia residenziale pubblica significa inquilini che hanno una fragilità, hanno più di una fragilità non solo economica, hanno una fragilità molto spesso sociale, molto spesso sanitaria, ed ecco che quindi riteniamo nostra responsabilità in qualche maniera occuparci non solo degli spazi abitativi, non solo degli spazi fisici, ma di tutta quella che è la qualità della vita e l'inclusione delle persone che abitano nei nostri stabili.
Da qui tutta quanta l'analisi relativa all'efficientamento energetico, che sicuramente porta a una riduzione del rischio di povertà energetica. Ricordiamoci che il 50% delle persone che abitano negli alloggi di Ater Trieste è a rischio povertà energetica per le caratteristiche essenzialmente derivanti dal basso reddito. E quindi insomma siamo a lavorare su questo progetto per cambiare un po' l'approccio. È chiaro che tutte le metodologie che sono state applicate all'interno del progetto che rispettano quelli che sono un po' i dettagli, i dettami della New European Bauhaus, in qualche maniera si sposano perfettamente con quella che è l'edilizia residenziale pubblica a Trieste, ma in Italia, perché ovviamente il fatto di andare a riqualificare sostenibile, riqualificare anche intere porzioni del territorio, un complesso 8 edifici, quindi ha un impatto su quello che è il territorio il territorio cittadino molto importante, quindi in qualche maniera voglio dire va a introdurre nuove modalità di riqualificazione, nuove modalità di approccio anche nei confronti dell'inclusione e del coinvolgimento della popolazione residente. La motivazione che ha spinto Ater Trieste a partecipare al progetto Supershine è quella di trovare un nuovo approccio a quelle che sono le riqualificazioni dei complessi Ater di edilizia residenziale pubblica. Nuovo approccio sia in termini di nuovi strumenti da applicare, pensiamo a quelle che sono le analisi economico-finanziarie piuttosto che le analisi sull'impatto ambientale, ma anche nuovi approcci rispetto al coinvolgimento della popolazione residente. Quindi il coinvolgere la popolazione di tutto il quartiere, non soltanto quella degli edifici in cui si va a operare, è un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di approcciare una partecipazione assolutamente necessaria per includere tutti quanti i desiderata, diciamo così, e quindi tutti i bisogni della popolazione residente in quelli che sono poi gli sviluppi della progettazione e della riqualificazione.